Salve carissimo Gun Blood Scissor, grazie della tua gentile donazione. Adesso tratterò dell'argomento da te richiestomi. Ho qua scritto degli appunti sul cellulare e vediamo di trovarli, perché scrivere su carta ormai il block notice. Allora, l'argomento era: l'essere umano è una evoluzione delle scimmie? Vediamo le risposte. Sorprendentemente qua l'intelligenza artificiale mi aveva detto no, gli esseri umani non discendono dalle scimmie attuali, ma condividono con loro un antenato comune vissuto milioni di anni fa. La famosa Lassi, no? Vi ricordate? O Lucy. Gli esseri umani e le grandi scimmie, come gli scimpanzé, sono considerati cugini evolutivi con un antenato comune che si staccò da entrambi i lignaggi evolutivi. Relazione evolutiva: antenato comune. L'antenato comune tra uomo e scimpanzé è vissuto tra i 4 e gli 8 milioni di anni fa ed era diverso sia dagli esseri umani moderni che dagli scimpanzé attuali. Evoluzione indipendente: dopo la separazione dall'antenato comune, le due linee evolutive si sono sviluppate separatamente. Cugini, non antenati. Gli scimpanzé non sono i nostri antenati, ma piuttosto i nostri parenti più prossimi, come cugini di primo grado. Vabbè, di solito si dice parenti serpenti, in questo caso parenti scimmioni. Evoluzione dell'essere umano: ominidi. Dopo la separazione, i primi ominidi hanno sviluppato caratteristiche come l'andatura bipede. Evoluzione lineare: l'evoluzione umana non è una scala di progresso lineare, ma un cespuglio di ramificazioni dove molte specie si sono estinte mentre altre hanno continuato a evolversi. Progressione: le specie come l'australopiteco hanno dato origine a specie successive come l'homo habilis, l'homo erectus e infine l'homo sapiens, e noi siamo l'homo sapiens sapiens, se non mi sbaglio. Bene, mi piace questa risposta. Allora vediamo un po' che altre cose possiamo dire. Vediamo un po', cerchiamo in un'altra intelligenza artificiale, vediamo, no? Pensiero profondo, pensiero profondo. Allora, argomento: l'essere umano è un'evoluzione delle scimmie? Breve risposta: no, gli esseri umani non sono evoluzione diretta delle scimmie moderne, siamo invece parenti evolutivi che condividono un antenato in comune con le scimmie. Nel corso di milioni di anni i nostri lignaggi si sono separati e hanno seguito percorsi evolutivi diversi. Spiegazione essenziale: la frase l'essere umano è un'evoluzione delle scimmie è un'esemplificazione che crea confusione. Gli esseri umani e le scimmie attuali, come scimpanzé, gorilla o ranghi, discendono da un antenato primate comune, non gli uni dagli altri in modo diretto. Circa 6-8 milioni di anni fa
alcuni primati africani si divisero in rami distinti, uno che porterà agli ominidi, linea umana, e altri che porteranno agli scimpanzé e alle altre scimmie antropomorfe. Prove fossili e paleontologiche. La ricerca paleontologica mostra una serie di forme intermedie ominidi con caratteristiche mistiche perdon, mi sono confuso a leggere mistiche, metafisiche, con caratteristiche miste tra scimmie e umani. Pensa, tutta un'altra cosa, no? Postura eretta, cambiamenti nel bacino, dentature e aumento della capacità cranica. Un esempio importante sono le impronte di Laetoli, Tanzania, datate a oltre 3,6 milioni di anni fa, che mostrano bipedia già ben sviluppata in ominidi ancestrali. Questi reperti superano l'idea di una lunga serie di passaggi supportano questi reperti supportano l'idea di una lunga serie di passaggi evolutivi, non di una trasformazione istantanea. Evidenza genetica. Gli studi sul dna confermano che il genoma umano è molto simile a quello degli scimpanzé, con una percentuale di somiglianza elevata, ma le differenze genetiche accumulate in milioni di anni spiegano le distinte caratteristiche anatomiche e comportamentali. La genetica rafforza il modello di antenato comune e di divergenza dei lineaggi nel tempo. Cosa significa evoluzione in questo contesto? Evoluzione non è progresso lineare, non c'è una scala in cui le scimmie diventano umani, piuttosto popolazioni diverse si adattano a nicchie ecologiche differenti e accumulano mutazioni selezionate nel tempo. Spiegazione. La separazione in specie diverse avviene quando popolazioni isolate accumulano differenze sufficienti da non potersi più incrociare con successo. Conclusione. In sintesi, gli esseri umani non sono la versione migliore o l'ultimo stadio delle scimmie moderne, siamo un ramo distinto della famiglia dei primati che condivide un antenato comune con le scimmie. Le prove provengono da fossili, impronte, anatomia comparata e genetica e mostrano una storia evolutiva lunga e ramificata. Quindi ecco qua le spiegazioni scientifiche. Vediamo che stiamo a un buon minutaggio. Potrei continuare ad andare avanti, più o meno le risposte alle intelligenze artificiali le che tirano in ballo sono quasi sempre le stesse. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Volevo cercare qualcosa qua, vediamo un po'. Solo veloce e rapida.
Gemini è un'eccezione, dice assolutamente sì, in un certo senso l'essere umano Homo sapiens è il risultato di un lungo processo evolutivo, ma non discende dalle scimmie moderne che vediamo oggi come scimpanzé, gorilla o gibboni. La scienza supportata da prove fossili e analisi genetiche dimostra che umani e scimmie antropomorfe attuali, grandi scimmie, condividono un antenato comune. Vabbè, è più o meno lo stesso di prima, è più informazione, meno informazione, tappe chiave dell'evoluzione umana, insomma è lo stesso di prima. Per arrivare a una sintesi, caro Gun Blood Scissor, caro patrocinatore di questo video, e ricordo a tutte e tutti voi che se durante questa premiere voi volete patrocinare il mio canale supportandomi, potete partecipare con una super chat, uno sticker, comprare e regalare abbonamenti e poi sotto un mio video partecipare con un super grazie. Mi aiutereste ad andare avanti. Minimo 99 centesimi di euro, massimo tutto ciò che il vostro cuore vi detta. Mettete la mano sul cuore e la metterete anche sul portafoglio. Poi vi ricordo che se fate clic sul tasto di più delle donazioni vi apparirà una sticella graduata che potrete andare anche fino e oltre i 200 euro di donazioni. Sta a voi. Però per richiedermi un video su un argomento che vi interessa sapere qualcosa, mi raccomando, dai 5-10 euro in poi, meno di 10 euro. Ecco, il nostro caro amico Gun Blood Scissor mi ha sempre donato 10 euro. Allora, è vero, c'è una distanza abismale tra noi e i primati e le scimmie, quindi no, non discendiamo direttamente dalle scimmie, ma tutte e due abbiamo ereditato l'essere umano, e le scimmie qualcosa dal nostro antenato in comune di Roma, Piacenza, Padova, Milano, Torino, in comune. Perché dico questo? Che quindi non siamo un'evoluzione delle scimmie, ma dell'antenato che abbiamo in comune con le scimmie. Comunque abbiamo in comune molto con le scimmie, perché questo giustifica la tendenza che alcuni esseri umani hanno di tipo scimmiesco, la cattiveria, la rabbia che l'essere umano può esternare, che a volte supera addirittura la malvagità che possono avere gli scimpanzé, che fanno guerra tra di loro, addirittura diventano cannibali. Le scimmie si cannibalizzano l'uno o l'altra, si fanno cattiverie, si uccidono i cuccioli. Quando a una femmina di scimmia gli muore il cucciolo o di scimpanzé, va a rubare il cucciolo a un'altra femmina, quindi sequestrano i piccoli, ricattano gli altri per avere del cibo, sottomettere gli altri, manifestare la loro supremazia nella tribù, nel clan, nella famiglia, nel territorio. E quindi sì, gli esseri umani hanno il comportamento negativo che possono avere le scimmie, gli oranghi, soltanto che ciò che ci differenzia dai nostri primati è che almeno quelli sono animali e obbediscono agli istinti, non hanno neanche due dita di fronte. Noi invece siamo degli esseri umani, delle persone razionali, dovremmo differenziarci, no, dalle scimmie. E invece no, molte volte siamo peggio delle scimmie, ci riduciamo a livelli animali. E se no basta andare alla stazione Termini, Imerese, la metropolitana e in tutto il mondo vedere le scene di degrano urbano, suburbano, nei ghetti, nei quartieri poveri, la gente che si riduce a condizioni miserevoli con l'alcolismo, la droga, il tabachismo,
insomma i tifosi da stadio in tutto il mondo come si menano, come fanno una brutta fine, le guerre che ci sono nel mondo. Siamo più violenti delle scimmie, e questo perché abbiamo un antenato in comune, quindi noi ci siamo evoluti, ci siamo ripuliti, ci siamo dati una ripulita, siamo più raffinati, però in fondo siamo come le scimmie della selva, o anche peggio, perché ci siamo dati una ripulita, ci siamo raffinati, ci siamo sofisticati un attimino, abbiamo delle fabbriche per fare delle armi, non è che prendiamo un palo, una pietra e facciamo finita così come gli scimpanzé e gli oranghi. No, dobbiamo avere dei collettivi industriali, che quindi arriviamo a fabbricare dei javelin, degli aerei a reazione, delle portaerei, dei droni esplosivi per farci fuori. Quindi siamo peggio delle scimmie, perché tutta la nostra intelligenza che abbiamo non lo utilizziamo per migliorarci, per progredire collettivamente, ma lo usiamo, come è dimostrato in 2001 Odissea nello spazio, che la usiamo per come la scimmia ha utilizzato un femore per rompere la testa, il cranio a un'altra scimmia, oltre che agli animali, anche a un tapiro, mi sembra, anche per ammazzare i rivali. Non volevo dire questa parola, ma in questo contesto algoritmi di YouTube, vi prego. Quindi alla fine c'era l'astronave di 2001 Odissea nello spazio, il Discovery, con HAL 9000, l'intelligenza artificiale ideata per il film di fantascienza del 1973, credo. E veramente siamo evoluti così tanto, ma alla fine siamo rimasti degli esseri scimmieschi. Comunque no, le scimmie non sono non siamo evoluti dalla scimmia, ma da un antenato in comune, e le scimmie sono rimaste quello che sono evolute poco, e invece noi siamo evoluti molto esteriormente, funzionalmente, ed anche diciamo intellettualmente. Soprattutto ci ha fatto evolvere la favela, la facoltà della parola, ma a parte quello, voglio dire, le reazioni di disagio urbano, violenza nelle città, nelle strade, traffico congestionato, la gente perde la pazienza, tutta la violenza negli stadi che c'è da quando io ero bambino, anche prima, e che continua a esserci, nessuno la frena, la corruzione politica, tutte le cose irrazionali che si fanno ci peggiorano con rispetto alle scimmie, perché almeno le scimmie sono animali, vabbè, predomina l'istinto, l'impulso, hanno delle necessità primordiali, devono sopravvivere, e noi no, noi stiamo comodamente nelle nostre case. Allora spero di essere stato esaustivo. Grazie per la tua gentile donazione, Gunblood Scissor. E se voi, cari amiche ed amici che mi seguite in YouTube, volete che io parli di un tema letterario, perché da molti anni che non parlo di un libro, oppure di un qualsiasi altro argomento, fate come il nostro carissimo amico Gunblood Scissor, che mi ha fatto una donazione di 10 € e io gli dedico questo video sull'argomento da lui richiesto. Quindi se volete 10, 20, 100 €. E poi per chi mi vuole aiutare, sempre qua in chat potete mandare il vostro super chat o sticker finché questa premiere non sarà finita. Voi mi potete fare una donazione, perché io devo cambiare questo mio vecchio cellulare Motorola Moto E7 Power, che ormai è lentissimo, anche se mi funziona bene
dal 2021 che mia madre me lo aveva comprato in giugno o luglio del 2021, e non so se comprarmi perché voglio provare un Ulafone di quelli che hanno 33.000 microampere di batteria, che pesano 825 grammi. Non so come lo potrò mettere nel tripode, me lo sfonda, o nel palo selfie. Però sono tentato di prendere un Ulafone, oppure guardate, voi donate qua in chat, oppure quando sarà finita la premiere o sotto qualsiasi altro video, perché voi potete guardare un mio video vecchio, comprare un super grazie e dire: guarda Sant'Enchan, al minuto 20 con 15 secondi tu parli di questa cosa, potresti parlarne di nuovo in un nuovo video. E quindi io so perché magari voi vedete un video mio, volete una continuazione, un sequel, e non sapete come fare a chiedermelo. Se comprate un super grazie o vi abbonate e mi dite: io in tale minuto, in tale periodo di tempo di questo tuo video ho ascoltato che tu parlavi di questa cosa, fanno un nuovo video, ti regalo 10 euro. A me sta bene. Non solo, se volete donarmi un cellulare per il prezzo che voi decidete, perché ci sono anche cellulari Tecno, Infinix, Noblez che valgono 50, 100, 150 euro la gallina canta. Sono cellulari economici da poco, però ok, hanno una camera sempre migliore e più attualizzata di questa del Moto E7 Power 13 megapixel senza stabilizzatore ottico. E poi questo c'ha un Unisoc molto vecchio del 21 e di gamma bassa, quindi anche un Unisoc o un Elio 100 del 25 sono sempre più attuali. Allora regalatemi il monto di denaro che ritenete opportuno affinché io riesca a comprarmi un cellulare nuovo, e specificate nella donazione, se è per comprare un cellulare, che marca e che modello desiderate regalarmi. È logico che se sarete in 10 o 30 o 50 a regalarmi almeno 50 euro, poi alla fine magari io mi comprerò un cellulare più caro, perché non conviene comprare tanti cellulari economici. Se mi regalate ognuno per un cellulare da 50 euro, ma alla fine io ne posso comprare uno da 500 euro, compro una da 500 euro, ovviamente. Anzi no, da 250, perché poi magari ci faccio c'ho un portatile del 18 che però era del 16 quando mia madre me l'ha regalato nel 18, e c'ha il Pentium quarto lento come una lumaca, e c'ho il mio terzo computer che c'ha un AMD 4007S, è abbastanza veloce nell'editare ma non supporta video di grandi formato. Beh, vi lascio perché sono ridondante. Grazie carissimo amico Gunblood Scissor della tua gentile donazione, e quando vuoi fammi un'altra donazione e richiedimi un altro video a tuo piacimento. Ciao, un saluto a tutte e tutti dal vostro carissimo Sant'Enchan. Chissà quando potrò mettere questo video in premiere. Un saluto e grazie della vostra gentile attenzione. Se questo video vi è piaciuto e non mi potete fare nessun abbonamento, comprare super grazie e trick e track vari, basta che gli diate like, vi iscrivete al canale, commentate questo video e compartite questo video, lo condividete con quante più persone possibile affinché lo vedano e lo condividano, e anche loro interagiscano con like, iscrizioni, commenti. In questo modo comunque mi aiuterete tanto a far crescere questo canale. Vi ringrazio di cuore di nuovo. Perdo altri 20 secondi perché voglio arrivare ai 25 minuti, e quindi vi sono molto grato di avermi seguito fin qua in questa nuova puntata. Qualcuno mi ha detto che sembra di guardare Super Quark con i miei libri alle mie spalle, perché Piero Angela aveva una biblioteca.
e questo me l'hanno detto qualche mese fa guardando un mio vecchio video nel quale mettevo la filmatrice JVC Everio che avevo. Adesso ce l'ho ancora, ma c'è lo schermino rotto, gli si è rotto 2 volte nello scrittorio del computer. Quindi adesso vi lascio, grazie di cuore di avermi seguito. Ciao, arrivederci. Mi fa piacere che vi piaccia la mia libreria. Ho letto di tutto perché ho letto di tutto un po', quindi se avete delle domande in merito fatele pure. Io purtroppo molte volte fisso lo schermo e vedo che sto guardando di là, invece dovrei fissare la camera, perché la camera è tarata, perché tu quando guardi la camera è come se guardi al centro dello schermo, più o meno, eh. Ciao, 26 minuti, se no qua faccio 30 minuti senza senso. Ciao 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 Gunblood Scissor, e ciao a tutti quelli che hanno seguito fino a qua la live, la premiere 20 minuti e 18 secondi, 20 26 minuti e 22 secondi.